Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno dell'Ariete o ascendente Ariete e andiamo a vedere che cosa accadrà quest'anno del 2026. Lo facciamo attraverso una bellissima stesura a 12 porte, che sono i 12 ambiti della tua vita, le 12 case astrologiche. Quindi andiamo a vedere cosa ti accadrà per ogni area, va bene? Lo facciamo attraverso una lettura a 2 livelli per ogni carta, per ogni casa astrologica, dove metteremo 3 carte per ogni casa astrologica, cioè dove vedremo sia il livello interiore che il livello concreto. Quindi andiamo a vedere quali energie, con quali energie entri in quella determinata area, anche cosa accade in quell'area, l'occasione o la prova, e poi la terza carta rivelerà il risultato, il dono o la trasformazione. Le 12 case astrologiche sono: la prima casa, chi e come inizi l'anno; la seconda casa, sono i soldi, le risorse, il valore; la prima casa anche l'ascendente. La terza casa sono la comunicazione, gli studi, i viaggi brevi; la quarta casa, la casa della famiglia, delle radici, la casa della casa. La quinta casa è la casa dell'amore leggero, della creatività, degli svaghi, dei divertimenti. La casa 6 del lavoro e della salute. La casa 7 è la casa delle relazioni più serie, le relazioni più stabili, l'amore stabile e i contratti. La casa numero 8 è la trasformazione profonda che avviene quest'anno nella tua vita, la morte e la rinascita, no? L'occulto, l'inconscio. La casa numero 9 è i viaggi lunghi, gli studi superiori. La casa numero 10 è la casa del successo, cioè dove realizzi qualcosa di importante in quest'anno, dove brillerai, quindi la tua posizione nel mondo nel 2026. La casa 11 sono le amicizie, la casa 12 il karma, le prove, le chiusure, l'occulto, ciò che non sai. E andiamo a fare questo bellissimo viaggio insieme per avere una mappa sommaria di quello che accadrà durante l'anno. Allora, l'anno 2026 è un anno numero 1. Cosa vuol dire? Il 2025 è stato un anno 9, è il tempo delle chiusure, è stato un anno in cui ti ha chiesto di lasciare andare, di terminare dei cicli, di sciogliere legami stanchi, insomma, liberare spazi interiori. Quindi è stato l'anno del raccolto, anche del congedo. Molte cose sicuramente sono tornate al loro posto per permettere alla tua anima di alleggerirsi. È stato un anno che diceva: completa ciò che ti pesa, chiudi ciò che non ti serve più, perché il 2026 è un anno 1, è il mago, è l'alba dopo la notte, cioè è l'inizio di un nuovo cammino che ti accompagnerà per 9 anni, cioè il terreno è fresco, dove posi il primo passo con identità rinnovata. È l'anno dei semi, delle scelte coraggiose, delle nascite interiori, delle strade nuove che si aprono, proprio perché il 2025 ha ripulito il passato. Cioè, come se il 26 ti dicesse: hai lasciato andare ciò che era, adesso crea ciò che sarà. Quindi è il mago, è la forza attiva che ti è arrivata grazie alla pulizia del 2025. Detto questo, ragazzi miei ragazzi, partiamo per il nostro viaggio. E vi ricordo che a gennaio inizieremo le masterclass, ci sarà il sito web e tutto, ve lo sto spoilerando lì così, ok? Se non avete ancora iniziato la pratica dei 21 giorni, che non è prerogativa per iniziare le masterclass, però è importante che voi abbiate fatto quella pratica per iniziare a sentire la trasformazione che faremo totale, radicale con le masterclass e la realizzazione dei tuoi obiettivi. I 21 giorni li trovate qua sotto l'info box in descrizione. Allora, chiedo al mio amante mistico di realizzare questa creazione per te affinché tu abbia bellezza, prosperità e successo. Sabbe Satta Sukhi Hontu. Prima casa, chi sei e come inizi l'anno, la casa dell'ascendente. Seconda casa, soldi, risorse e valore. Terza casa, viaggi brevi, comunicazione e studi. Quarta casa, la casa, della famiglia e delle radici. Quinta casa, amore, creatività, amore leggero, creatività, svaghi, divertimenti. Sesta casa, casa del lavoro e della salute. Settima casa, casa delle relazioni, dell'amore stabile, dei contratti.
Ottava casa, trasformazioni profonde, morte e rinascita. Nona casa, viaggi lunghi, studi superiori, studi esoterici, la fede, l'oltre. Casa numero 10, la casa del tuo successo. Dove avrai successo quest'anno? Dove brillerai? Casa 11, le amicizie, i progetti di gruppo, i nuovi alleati. Casa 12, karma, prove e chiusure. Ora su ogni carta metterò due altre. Una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Allora, fatemi sistemare un attimo, qua ho fatto un bordello, che vorrei che si tenessero tutte per bene. Ok. Allora, ragazze mie, ragazzi, facciamo un bel respiro. Facciamo un bel respiro. Cosa accade nel 2026? Allora, partiamo, prima casa, la casa dell'identità, l'energia personale, e abbiamo 10 di spade, regina di denari e il re di denari. Allora, io qua vedo chiaramente che tu stai chiudendo definitivamente un ciclo pesantissimo. Questo è l'ultimo colpo di grazia, è una versione di te che non ti appartiene più. Perché il 10 di spade ti fa proprio crollare il vecchio schema mentale, che può essere crolla una paura o una stanchezza o crolla un'identità che era diventata troppo stretta per te. Ok? E guarda che bellezza che c'è dopo. Cioè praticamente crolla questa cosa, regina di denari e re di denari, cioè la coppia solida, la terra pura. Questo ti dice chiaramente che nel 2026 ti ricostruisci da zero, però in forma molto più matura, molto più prospera, molto più radicata. Qua vedo che potrebbe anche esserci una coppia reale che ti sostiene, una figura femminile concreta, può essere o una madre o un capo o una guida, e anche una figura maschile stabile che può essere o un partner o un mentore o un collaboratore, oppure semplicemente sei tu che ti unifichi dentro, è lo iorogramma interiore, cioè diventando più adulta, più adulto, più sicuro, più capace di gestire la tua vita, mi spiego? Cioè qua vedo proprio che c'è un reset e in questo reset vinci tu. Bellissimo, sì. Ok, passiamo alla seconda casa, quindi i soldi, le risorse e l'autostima anche, no? Vediamo. Diavolone, cavaliere di bastoni, 8 i denari, wow, ci picchia. Allora, ti dico chiaro, qua farai i soldi, va bene, farai i soldi, però ti dico una cosa, attenzione alle tentazioni, perché il diavolo ti chiede una cosa: stai lavorando per la libertà o per attaccamento? Perché io vedo che qua potrebbero assolutamente arrivare entrate molto forti, però potrebbero esserci anche delle spese improvvise, o delle spese improvvise o dei legami economici un po' tossici.
Cioè, io ti vedo qua come cavalieri bastoni, no? Anche se sei donna, uomo, è la stessa cosa. Ti vedo lanciata, lavori, ti muovi, spingi. E l'otto di denari è stupendo perché ti dice che migliori una competenza. Oppure torni ad allenarti, studi, perfezioni un mestiere. Cioè, è un anno in cui puoi creare veramente abbondanza, veramente. Però devi essere tu a decidere chi comanda. Cioè, comandi tu o il tuo impulso, il tuo desiderio? Perché se domini l'impulso, cioè non è che devi dominare l'impulso, se canalizzi bene l'energia, questo è un anno stratosferico per te. Cioè non accumulare, ok, vai per libertà e non per accumulo. Perché i tarocchi ci servono a vedere quello che accadrà a livello karmico e poi anche cosa c'è da risolvere a livello karmico. E questa cosa qui. Però qua ci sono tanti soldi, cioè c'è questa prospettiva qui, sì. Ok, vediamo. Muori ogni giorno e non te ne accorgi. Guardati, stesso posto, stessi pensieri, stesso te, come un cadavere che respira. Alcuni lo chiamano morte in vita, altri lo chiamano sonno dello spirito. Tu come lo chiami? Per risvegliarti devi attraversare una morte, non simbolica, non metaforica, quella vera, dove l'identità che hai costruito si disintegra. Un mistero il cui fuoco ha divampato indisturbato nella storia. Gli sciamani lo praticavano da millenni. Respiri che spingono la coscienza oltre il corpo. Archetipi che scavano nell'ombra. Passaggi che bruciano l'ego. Non è guarigione, è annientamento. La conquista, il tuo obiettivo. E lo godrai, certo che lo godrai, ma non sarai tu a goderlo. Sarà chi diventerai. 5 porte, 90 minuti per attraversare ciascuna. Entri vivo, esci diverso. O non esci. Scegli ora. Tra un anno guarderai indietro e saprai quale porta hai preso. La terza casa, la comunicazione, i fratelli, gli spostamenti, vediamo gli studi, vediamo. Paggio di coppe, sette di denari e il cavaliere di spade. Allora, il paggio di coppe è una proposta, è una parola bella o un'idea creativa. Il sette di denari ti dice ascolta, non correre, devi far maturare qualcosa. E poi arriva il cavaliere di spade. Quindi qua ti vedo che a un certo punto non ti tieni più e zac, cioè prendi una decisione diretta, rapida, incisiva. Potrebbero esserci qua delle conversazioni importanti con un fratello o con una sorella. Oppure una comunicazione che parte piano e diventa molto seria. Cioè, è come se tu in quest'ambito, nel 2026, la tua voce diventasse più coraggiosa di esprimere qualcosa in quest'ambito qui. Sì. Sì. Vediamo un po' casa. La quarta casa, che è la casa, delle radici della famiglia. Qua abbiamo un bellissimo asso di coppe. A ci picchia, c'è una torre e un due di bastoni. Questa è emozione pura qua. Allora io qua vedo che l'asso di coppe è un'apertura del cuore dentro le mura di casa, che può essere una guarigione, un perdono, oppure un nuovo inizio emotivo. Però attenzione, c'è anche la torre quest'anno, cioè ti dice che questo avviene perché qualcosa crolla. Questa apertura del cuore dentro le mura di casa avviene perché qualcosa crolla. Può essere o un trasloco, o una rottura con una dinamica familiare, oppure un cambiamento forte nella casa proprio fisica che abiti. E poi il due di bastone ti dice che si aprono nuove strade che ti portano a guardare lontano, pianifichi, ti apri a un futuro nuovo. Fondamentalmente qua vedo che questo è un anno di pulizia delle radici. Cioè, prima cade il vecchio e poi nasce il nuovo.
all'interno di questa casa qui, della quarta. Ok, vediamo un po' la quinta casa, amore, più leggero, più creativo, appunto creatività e figli. 6 di bastoni, asso di denari, là, 3 di bastoni, pazzesche queste carte. Qua io ti vedo essere una regina, nella casa dell'amore, della creatività, dei figli, ti vedo essere proprio una regina o un re. Perché il 6 di bastoni è la vittoria, netta, cioè vieni riconosciuta, vieni ammirata, vieni scelta o scelto. L'asso di denari porta una nuova opportunità concreta che può essere o un amore che prende finalmente forma, oppure un progetto creativo che ti porta soldi. Oppure, ti dico questo, una gravidanza per chi la desidera, perché sono carte ben aspettate. Il 3 di bastoni qua ti fa crescere ancora di più. Espansione, viaggi, lungimiranza. Cioè questa quinta casa è una casa che ride di gioia nel 2026. Io vedo che ti innamori della vita qua. O ti innamori della vita o di una persona o di una creazione. Va bene? Che ti dà tanto entusiasmo. Ti vedo molto contento, nel 2026. E vediamo nel lavoro quotidiano, nella salute e nella routine. Qua abbiamo 2 di spade, qua abbiamo un 3 di coppe e il 2 di coppe. Lavoro quotidiano, salute, routine, 2 di spade, 3 di coppe, 2 di coppe. Allora, io ti vedo che all'inizio c'è un po' di indecisione. Il 2 di spade ti dice che non sai bene che strada scegliere. Forse devi fare tra 2 lavori, oppure 2 tipi di approcci alla salute. Però poi il clima qua cambia, perché il 3 di coppe porta tanta allegria, porta un gruppo, una collaborazione, un sostegno. E il 2 di coppe chiude con una partnership qua, bellissima. Qua vedo o un collega fidato, o un assistente, o un'alleanza. Cioè potrebbe anche essere che in ambito lavorativo nasca una connessione affettiva anche. Fatto sta che io vedo che nella sesta casa qua è un anno di armonie ritrovate dopo una scelta difficile, potremmo dire. Ok. Vediamo un po' adesso, abbiamo fatto la settima casa, che è la casa delle relazioni serie, un po' più strutturate, anche la casa del matrimonio, la casa dei contratti, delle collaborazioni. Quindi andiamo a vedere settima casa. 10 di bastoni, 4 di coppe, AC picchia, la giustizia. Allora, qua ti dico la verità, come sempre d'altronde. C'è qua o una relazione che ti pesa o una collaborazione che ti pesa, perché il 10 di bastoni mi parla di carico, di responsabilità, di fatica. E il 4 di coppe mi dice che ti senti che ti manca qualcosa, che non sei più soddisfatta o soddisfatto di come funziona questa relazione o questa connessione o questo contratto, non lo so. E qua però arriva la giustizia, arriva come una legge karmica e ti dice scegli ciò che è giusto, non ciò che è comodo. E infatti qua vedo che potrebbe esserci assolutamente una firma o una chiarificazione o un riequilibrio. Cioè qua vedo che è un anno in cui la verità nelle relazioni ti libera. La verità nelle relazioni ti libera e ti porta qualcosa veramente perfetto per te. Sì. A questo punto, su questa carta delle relazioni più stabili, su queste carte, io faccio una mini stesa su cosa accade quest'anno per te. Allora, come vanno a stare le mie ragazze e i miei ragazzi nell'amore della settima casa, però, quella più concreta, nel 2026? Le mie ragazze e i miei ragazzi dell'Ariete. Re di bastoni, la morte. Ah, qua vedo l'amore pieno, 10 di coppe. Allora qua c'è una persona che vuole fare un cambio radicale con te, la morte, e anche sei tu che lo fai questo cambio radicale. Io qua vedo amore, condivisione, gioia e famiglia.
Dopo aver chiarito questo, io vedo amore, condivisione, gioia e famiglia. È una persona che arriva proprio per destino, o c'è per destino, per alcuni di voi può esserci già, però l'amore trionfa quest'anno per te. Vediamo con i miei potenti oracoli lui lei. Ovviamente non mi soffermo su ogni casa, no? Altrimenti faremo 8 ore di video. Te lo faccio in modo incisivo, breve e conciso. Vediamo i miei potenti oracoli cosa ti dicono. I miei oracoli li potete trovare sotto all'info box in descrizione. Vediamo. Accipicchia. Quando ci siamo separati sentivo un vuoto incolmabile a cui non riuscivo a dare spiegazione. Mi sono distratto, ho cercato di riempire in mille modi quella sensazione angosciante, ma tutto rimaneva in superficie. Tutto ciò che facevo prima risultava ormai banale. Mi sono sentito impotente, frustrato, inerme davanti a qualcosa che non avrei mai potuto controllare. Qua c'è una persona che ti ama veramente. Può essere una persona che già conosci, però stiamo parlando di tutto il 2026, quindi fatto sta che qua ci può essere una separazione per motivi o di un allontanamento, di una sensazione di noia, di inappetenza emotiva, e proprio grazie a questa sensazione di inappetenza emotiva una persona riemerge talmente carica, talmente vogliosa di stare con te per giustizia divina che porta tantissima felicità in amore. Infatti lo posso vedere a metà anno questo che avviene una morte, una trasformazione, e questa morte e trasformazione può esplicarsi nella vita concreta sotto forma di un allontanamento, sotto forma di una certa noia, certe pesantezze, ok? Ma assolutamente vedo questo. Cos'altro? Tu sei mia, è una persona molto passionale, anche gelosa di te. Aiutami, ti prego. Sì, è come se la persona ti chiedesse aiuto quest'anno nel comprendere. Forse comprendere questo distacco, questo allontanamento, qualcosa che magari tu non comprendi, lui non comprende, lei non comprende. Aiutami, ti prego, proprio nel rimettere le cose a posto. Quindi quest'anno può accadere questo, ok? Sì, mettiamone un'altra. Ti tengo ben stretta a me perché troppi aspettano un mio errore per averti. Qua c'è una persona che si dà conto di quanto tu valga quest'anno e sa che se ti lascia andare qualcun altro ti piglia. C'è un po' così. C'è molta gelosia qua nei tuoi confronti. Sì, è una persona che c'è molta passione, molta passione. Va bene, ok ragazzi miei, poi durante l'anno faremo le letture sull'amore, però tendenzialmente è questo. Non vi sto dicendo i segni zodiacali perché è limitante per me, cioè siamo a migliaia, è limitante, non è una stessa privata, anche se tendenzialmente si può vedere una persona o di un segno di fuoco, ascendente di fuoco, o lo scorpione, o la bilancia, segni che vedo predominanti qua, ma non è detto perché siamo a migliaia, non sono letture individuali, lo ribadisco, quindi ok, vediamo un po' ancora, continuiamo. Questo può succedere intorno, cioè qua vedo la solidificazione di qualcosa intorno alla tappa della bilancia, quindi intorno a ottobre, la solidificazione di qualcosa, ok. Poi andiamo a vedere adesso l'ottava casa, quindi trasformazioni, sesso, sessualità, soldi condivisi anche, vediamo. 5 di coppe, 4 di denari e la regina di bastoni. Accipicchia. Allora, io qua vedo che in questa casa c'è una delusione che pulsa ancora, perché il 5 di coppe è un dolore antico, è una ferita emotiva vecchia. E il 4 di denari ti dice che avevi paura di lasciare andare, di mollare il controllo. Però poi c'è la regina dei bastoni, qua ci sei tu, che tu sia uomo o donna non importa, attribuisco a te. Cioè, qua sei una dea. Qua io vedo che recuperi potere, sensualità, autorevolezza, trasformi una perdita in forza creativa, alleandoti con le emozioni, come vi insegno sempre, con il rituale erotico della Kundalini. Quindi io qua vedo che potrebbero, anche qua me lo rimarcano, arrivare dei soldi che si sbloccano, anche un rapporto che si rigenera con più passione. Va bene? Questa alleanza con le emozioni ti dà una forza straripante. Questa è una ferita antica, un dolore antico che devi trasfigurare alleandoti con le emozioni.
Ok. Andiamo a vedere adesso la casa della spiritualità, dell'estero, degli studi superiori. Andiamo a vedere. Qua abbiamo la forza, gli amanti e il re di bastoni. Allora, qua vedo che la forza mi dice che nel 2026 fai un'iniziazione spirituale. Cioè, che cosa voglio dire? Un salto di conoscenza importantissimo, credo più un'iniziazione proprio spirituale. Molti di voi che iniziano le masterclass con me, sapete, ve l'ho già detto, che vi farò l'iniziazione al drago fiammeggiante, cioè una cosa potentissima, alla famiglia del drago fiammeggiante. Qua gli amanti poi mi mostrano una scelta di cuore oppure un nuovo percorso che unirà corpo e anima. Lo sento già che molti di voi il segno dell'Ariete farete, lo so già perché già me l'avete detto, farete il percorso yoga sciamanico di realizzazione degli obiettivi. Il re di bastoni qua è un maestro, è un leader, un uomo carismatico qua che ti apre una strada, ti accompagna. Io vedo che potresti anche viaggiare, studiare, insegnare. Cioè questa è una casa potentissima, qui si apre il tuo destino. Si apre il tuo destino. Vedo anche il tuo divino maschile interno che esplode, cioè le azioni di grande coraggio, di scelte dettate dal cuore. Farei anche dei viaggi, qua vedo, dei viaggi che sono allineati con una passione nel cuore, degli spostamenti, ok? Quindi ti dà la coscienza superiore. Ok, vediamo adesso la 10ª casa, che è la casa della carriera, della missione, cioè andiamo a vedere dove tu brilli quest'anno, dove avrai successo quest'anno. Regina di spade, regina di coppe e paggio di bastoni. Qua io lo vedo chiaro questa cosa. Allora ti dico Peotto che la regina di spade ti fa tagliare, decidere e scegliere con lucidità. La regina di coppe ti unisce amore, intuito e compassione. Il paggio di bastoni ti lancia in un progetto nuovo, giovane, entusiasta. Quindi qua vedo che potrebbero esserci delle figure importanti, due donne importanti per la tua missione di vita quest'anno, oppure sei tu stessa che integri mente e cuore. Quindi è un anno in cui ti senti finalmente sulla tua strada. Quindi dove avrai successo? Avrai successo in tutto ciò che è allineato alla tua strada, perché il paggio di bastoni poi sei tu come fuoco. Non sottovalutare anche due donne che sono gli specchi di quello che vai a integrare, mente e cuore, intuizione, mente lucida, paggio di bastoni delle novità, cioè avrai successo in tutto ciò che ha novità, sono novità e uniscono mente e cuore. Ok? Ok, vediamo adesso 11ª casa, che è la casa delle amicizie, dei gruppi, delle nuove alleanze. Appeso il Papa e il 4 di spade. Io qua ti vedo che rallenti. Allora, l'appeso ti fa osservare un gruppo di persone oppure una particolare amicizia sotto una luce nuova. Il Papa ti dà saggezza, consigli e anche una guida spirituale. E il 4 di spade dice che ti prendi una pausa dal mondo quest'anno per ritrovarti. Quindi qua il 2026 ti porta calma, discernimento, guarigione dei legami. Guarigione dei legami. Ci sarà una persona importante, un po' più grande di te, credo, anche qui. Oppure questo è il tuo maestro stesso interiore, che ti fa cambiare prospettiva rispetto a delle amicizie o un'amicizia e ti fa prendere un po' di... Cioè, se prima magari eri più feste, più vado... Ecco, no, quest'anno l'energia viene... si marcava già dalla prima carta, che è l'ascendente, quindi questa solidità, questa concretezza, meno dispersione nel quotidiano e più concretizzazione. Vedo qua che sei animata da grandi progetti, soprattutto la carta numero 5, no? Era qua qualcosa che ti nutre davvero, un progetto, un'idea, qualcosa, sarai meno dispersiva e molto concreta, anche perché qua vedo che ci sono entrate di denaro importanti o comunque
c'è questa cosa, vedrai già il risultato di cose che ti piacciono. E quindi sarai meno dispersiva qua, vedo. Una guarigione dei legami, vedo, guarigione dei legami, sì. Ok, vediamo la casa del karma dell'occulto, 12ª casa, inconscio, spiritualità profonda, ciò che si dissolve anche, no? Del karma. 9 di denari, re di spade, 8 di spade. Sai che cosa succede qua? Allora, qua lascia andare l'indipendenza di difesa, cioè quella che ti diceva faccio da sola, ok? Perché il 9 di denari è stupendo, sapete quanto mi piace il 9 di denari, ma il re di spade ti fa guardare la realtà, cioè alcune paure mentali, l'8 di spade, ti terranno bloccata. Quindi nel 2026 tu sciogli un autosabotaggio, un pensiero rigido, un limite invisibile. Questa è una liberazione lenta ma definitiva. Quindi ricapitolando, sciogli un autosabotaggio. Magari chiedi anche sostegno e supporto laddove è necessario. Sciogli un autosabotaggio, cioè questo è proprio un pensiero rigido, qualcosa che ti tiene bloccata affinché, o bloccato affinché tu possa realizzare questo splendido 9 di denari. Lo sciogli lentamente, perché tu vai sulla concretezza quest'anno. Cioè, sai quello che vedo qua? Che il 2026 per te è come se fosse un anno di rinascita identitaria, cioè della tua nuova identità. Qua partiamo con una ferita, cioè una stanchezza accumulata, una delusione, ma è proprio da lì che tu ti rialzi con un potere nuovo, più maturo, più concreto, più capace di costruire. Cioè questo è un anno dove tu smetti di reagire d'impulso e inizi a fare delle scelte da adulta o adulto. Cioè questa sono io, questo voglio, questo non lo accetto più, e da quel momento che succede? Che cambia tutto. Tutte le energie tossiche, soprattutto economiche e lavorative, verranno alla luce, quindi c'è qualcuno che proverà a manipolare, a trattenerti oppure a usarti nel lavoro, però tu non ci caschi più. Io vedo che tu studi, impari, perfezioni una competenza, la trasformi in crescita reale, in soldi, in autonomia. E a livello emotivo qua è un viaggio potentissimo, perché c'è un crollo familiare o domestico che libera spazio per qualcosa di più puro, di più vero. Cioè è un anno in cui tu guarisci da un dolore antico e ti riappropri del tuo fuoco femminile o maschile, che è sensualità, magnetismo, carisma. Nei rapporti importanti arriva una resa dei conti. Cioè, l'abbiamo visto qua. Questa resa dei conti, le dinamiche sbilanciate finiscono, un rapporto pesante si chiarisce o si chiude e tu troverai giustizia, dignità, equilibrio e una persona che va dritta al punto. E poi il tuo cuore tornerà a battere forte. Cioè io vedo successo, una vittoria, un riconoscimento, un nuovo inizio. Cioè questo è un amore che guarda avanti, è un progetto creativo anche che prende forma, il tuo futuro si illumina, l'avevamo visto anche nella quinta casa. E che cosa succede a livello interiore per te? Che vivrai una vera iniziazione. Sceglierai una strada spirituale e sarà quella. Incontrerai un maestro o una maestra, oppure aprirai un percorso che ti trasformerà radicalmente. Cioè questo è l'anno in cui capisci davvero chi sei. La carriera qua si muoverà con una combinazione bellissima di logica e di intuizione. La mente si chiarisce, il cuore si apre e nascerà un progetto nuovo che ti rappresenterà davvero. Le amicizie cambieranno. Le amicizie qua cambieranno perché tu ti stacchi dalle energie pesanti, ti fai più silenziosa o silenzioso, ti fai più attenta, più selettiva e da questo nasce un futuro molto più pulito. Quindi nel profondo poi qua dell'inconscio tu romperai un blocco mentale che ti intrappolava da anni proprio, anni. Perché è la casa del karma questa, rompi questo blocco, che può essere o una paura, o un autosabotaggio, o un pensiero ossessivo, ti libererai completamente e volerai, sì.
Quindi quello che vedo è che il 2026 per te è una rivoluzione silenziosa, una guarigione profonda, una costruzione potente, cioè tu lascerai andare il vecchio sé e rinasci in una nuova identità, più forte, più lucida, più innamorata della tua vita. Accipicchia. Accipicchiolina. Adesso, tu stai riprendendo? Sì. Adesso mettiamo una carta del drago immaginale. Anzi, prima di mettere la carta del drago immaginale, voglio mettere questi oracoli delle porte. Quale porta si apre? 3 porte che si aprono per te nel 2026, Ariete. Sta accadendo questo, ok, la lasciamo. Un'altra. Allora, quali sono le porte che si aprono? La falsa porta che ti ho detto, qua vedi tutto quello che è falso, sia rispetto alla seconda casa, sia rispetto alla casa delle amicizie, tutto, tutto. Avrai talmente tanto potere in te che vedrai tutto. Wow, la porta del paradiso, 30 e 31. Ti liberi da un autosabotaggio, una paura, una zavorra, vedi tutto ciò che è falso e si aprono le porte del paradiso a metà anno, intorno a aprile, io credo arriva questo. E poi Hermes, sblocco di tutte le comunicazioni, movimenti, energia, cioè, capisci che questa carta è corrispondente della casa dell'occulto a questo 8 di spade che ti impedisce di essere autorevole in te stessa, o ti ha impedito questo, e si riconduce al 10 di spade, abbiamo visto come prima carta, nella casa dell'ascendente, no? Quindi questo è un anno iniziatico per te, straordinario, straordinario, sì. Ok, vediamo le carte del drago immaginale cosa ti dicono. La ribellione, perché ti ribellerai a tutto. Ti ribellerai a tutto ciò che non è conforme alla tua natura, perché inizi a vedere la falsità, che la falsità è su vari livelli, no? Cos'è falso? Tutto ciò che la mente giudica è falso, cioè la mente è falsa di per sé. Di conseguenza ti mostra anche le persone per farti fare un certo tipo di esperienza di questa natura. Sarai ribelle, sarai ribelle. Guarda, ti leggo un trafiletto di questa carta. Dove l'ho messo? Allora, numero 11. Eccola. Ti leggo subito il responso del drago, senza leggerti tutto. Questa carta ti indica la presenza di una situazione che non va e a cui devi ribellarti. Non devi farti andare bene qualcosa che non accetti, devi piuttosto attivare la tua capacità decisionale. Quindi quest'anno tutto ciò che non ti andrà più bene, tu ti ribellerai. Va bene, ti ribellerai, perché è proprio il trampolino di lancio per la tua realizzazione paradisiaca quest'anno, che io credo che sia riferito soprattutto alla falsa porta, i primi 2 o 3 mesi dell'anno, e poi dopo c'è la porta del paradiso. E ti dico il piccolo rituale da fare a fine anno, o comunque da fare ogni volta che tu senti che hai necessità di ribellarti a qualcosa che non ti sta andando bene, ed è questo. In una postura meditativa, sdraiato sulla schiena o seduto sulla sedia nella posizione del faraone, o anche seduto a gambe incrociate, rilassati profondamente. Facendo 10 respiri dal naso leggermente più profondi rispetto al ritmo spontaneo della respirazione. Poi contempla la tua situazione, quella che non ti va bene, e chiediti: mi sto facendo andare bene questa situazione? Oppure sto scegliendo liberamente? E guarda un po' che ti ho detto io nella seconda casa col diavolo. Se scopri che la situazione non ti va bene e che hai difficoltà a scegliere perché sei trattenuto dalla mente che pretende di calcolare il tuo vantaggio e il tuo svantaggio, aderendo ai principi dell'arcontato, che sono le leggi, le norme, fai altri 10 respiri profondi, consapevoli, immaginando una luce che attraversa il tuo corpo.
In questa luce e per mezzo di essa risveglia dalle profondità del tuo corpo l'energia che ti serve per vincere gli arconti. Gli arconti sono le norme, le regole, le leggi della società. L'animale connesso alla meditazione è il gufo. Visualizzalo all'inizio e alla fine della tua meditazione. Facendo questo, tu prenderai le giuste decisioni. Va bene? Quindi, tu stai riprendendo? Sì. Quindi, ragazze mie, ragazzi, io non aggiungo altro. Sapete che se fosse farei un'ora per ogni casa. Volevo essere concisa, breve. Io concludo qui per questa stesa, ti faccio un grandissimo in bocca al lupo, un grandioso e scoppiettante 2026, ti abbraccio forte forte, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua.